3, 2, 1, benvenuti a Rotterdam! In questo video andremo a scoprire la città e vedere tutte le cose principali in una sola giornata. Iniziamo subito con la prima attrazione. A Rotterdam troverete diversi musei. Alle mie spalle si trova quello principale, Boijmans van Beuningen. È un museo spettacolare, sono anche da passare qui a fare qualche foto dalla sua forma insolita, come vedete. E all'interno trovate una ricchissima collezione di arte. Le sue opere spaziano dall'arte medievale europea fino all'arte moderna, quindi se avete qualche giorno in più, ripeto, potreste fare una tappa qui assolutamente. Intanto, carissimi, ho fatto una tappa intermedia dentro una lavanderia automatica perché devo lavare i panni e me, con lo zaino che ho, eccolo qui, lo vedete, sì, non potevo portarmi tutta la settimana i panni, quindi devo fare questa tappa qui obbligatoria. Nel frattempo mi sono preso a colazione un forno aperto di domenica qui a Rotterdam, caffettino, la pasta, ne ho preso in realtà due, una però l'ho già mangiata, guardate, questa è più bella, con la cannella, e pensate che una pasta costa 3 euro e passa. Mamma mia, che prezzi. Bene, finito il lavaggio, procediamo avanti. Quello che dovete sapere, qui a Rotterdam è pieno di street art, dei graffiti, quindi ogni tanto ne vedrete uno. Adesso vi faccio vedere il primo che ho visto, guardatelo qui. No gables and eaves, 4,000 square feet, just to fill up with things I don't need. I know to some it makes no sense, but I'm not living just to pay my debts. Got nothing against that white picket fence or those big American dreams. Mentre passerete per il centro di Rotterdam, mi raccomando, passate da questa piazzetta, Schoolplein, molto caratteristica con i suoi lampioni rossi strani. Se invece volete fare un po' di shopping, passate da Lijnbaan, la via principale pedonale sulla quale ci sono un sacco di negozi, vetrine. Se avete voglia di fare un po' di acquisti, fate una tappa qui. In questo momento mi trovo all'interno della chiesa San Lorenzo, l'unica struttura edificio religioso rimasto dal periodo medioevo a Rotterdam. Purtroppo fu gravemente danneggiato durante il bombardamento nazista del 1940 per poi essere restaurata. Comunque è un edificio assolutamente da vedere qui in città. Mi raccomando, qui a Rotterdam non fatevi assalire dai gabbiani che hanno parecchia fame. Markthalle, il mercato coperto a Rotterdam, ospita 96 bancarelle di negozi alimentari, ma ciò che ci colpisce di più è l'enorme murale all'interno che occupa una superficie di 11.000 metri quadrati. I prodotti rappresentati sono quelli che possono essere acquistati al mercato, mentre i fiori e gli insetti si riferiscono al lavoro dei maestri olandesi della natura morta del XVII secolo.
Non mi dite che non avete mai visto queste simpatiche casette gialle su internet. Sono le famose case cubiche nate da un singolo progetto architettonico dall'architetto olandese Piet Blom negli anni 70. Ciò che le caratterizza è l'importante inclinazione di 45 gradi e pensate, c'è ancora gente che ci abita dentro. Incredibile! Dopo aver perso un po' di tempo a fare le foto e video delle case cubiche, proseguiamo avanti. Wow, ma queste barche sono spettacolari! Ma sapete perché Rotterdam è così futuristica, innovativa, con tutti questi grattacieli, palazzi, e non ha nessun palazzo storico rispetto alle altre città olandesi? Purtroppo ha vissuto un bombardamento molto feroce durante la seconda guerra mondiale, il famoso bombardamento del 1940. L'intera città fu rasa al suolo, ma poi ricostruita, e questo la rende speciale. È una città diversa dalle altre, per cui vale sicuramente pena di visitarla, mi raccomando. Sicuramente di passaggio noterete questo palazzone enorme in stile Art Nouveau, si chiama Uithuis, è stato costruito nel 1897 e pensate che è stato uno dei pochi edifici a sopravvivere durante il bombardamento della seconda guerra mondiale. La curiosità è che ci sono voluti 1000 paletti per infilare il terreno per farlo reggere in piedi, perché altrimenti gli architetti erano molto scettici che sarebbe sopravvissuto così tanti anni. Wow, che bello qui passeggiare lungo il fiume, mamma mia! Bello, tutte quelle casette, laggiù in fondo invece c'è il Porto Vecchio e io mi sto dirigendo verso quel ponte là, bellissimo. Mi sono permesso di fare una piccola sosta perché questo zaino mi sta pesando troppo. Sullo sfondo però state vedendo un ponte, si chiama Erasmusburg ed è considerato uno dei simboli della città. Viene soprannominato per la sua forma il cigno. Vi consiglio caldamente di fare una passeggiata sopra il ponte, non dura tantissimo, al massimo 10-15 minuti, ma da di qui ammirerete tutto lo skyline di Rotterdam. Stupendo! Intanto mi faccio un bel pranzetto cena perché ormai non ho più la cognizione del tempo, sto facendo digiuno intermittente. Mi sono fermato da Diegos a prendere questo bel panino con doppia carne, un po' di salse, patatine fritte, guardate che belle, belle grosse così. Mannaggia se sono buone. Voilà, io proseguo a mangiare, ci vediamo dopo. No, non potete capire un qualcosa di indescrivibile. Doppio carne, cottura media col doppio bacon, cetrioli, formaggio fuso, insalata e rosso morte. Veramente uno dei più buoni hamburger che abbiamo mai mangiato. Sono serio. Facciamo un giochino, indovinare le bandiere delle nazioni. Tra l'altro c'è anche l'Italia.
Questo qui è un monumento nazionale dedicato alla marina mercantile, alle 3500 vittime che sono morte durante la seconda guerra mondiale. Ma guardate che bello, un piccolo Buddha. Ma ciò che non potete capire è il panorama che costantemente affianca il fiume. Cioè, mi sono fermato ogni possibile angolino, scorcio per fare foto. Non credevo che Rotterdam fosse così bella, pensavo ma sì dai, è una città portuale, famosa per il porto, un po' futuristica, alternativa, ma questo fiume, questi canali, questi barconi e questi palazzi grattacieli si hanno delle visuali pazzesche, cioè bello, bello, bello. Atmosfera rilassante qui al Park, lo stiamo attraversando per arrivare all'ultima meta di oggi. Eccoci finalmente arrivati all'ultima tappa di oggi, l'ultima attrazione, uno dei simboli di Rotterdam che compare su tutte le cartoline calamite che troverete in giro. Euromast, la torre panoramica alta 185 metri, adesso la inquadriamo bene, e pensate che è l'edificio accessibile al pubblico più alto dei Paesi Bassi. Il nome della torre rimanda al fatto che Rotterdam è considerato il cuore commerciale dell'Europa. Signore e signori, guardate che panorama, sono salito sopra la torre al prezzo proibitivo di 26 euro, ma chi se ne frega, la vista da quassù non ha prezzo, o forse sì, ma il panorama è davvero incantevole a 360 gradi, guardate là. Purtroppo la nostra avventura è giunta al termine, il video finisce qui, però mi raccomando, chiedo il massimo tuo supporto come sempre, ricordalo, è molto importante per far crescere questo canale, questo progetto è gratuito, quindi puoi lasciare like, commento e iscriverti al canale per non perderti le prossime pubblicazioni, mi raccomando, perché sto facendo un giro del Belgio d'Olanda e ci sono tante altre pubblicazioni video da vedere. Ci vediamo alla mia prossima avventura, ciao!